Welcome to the channel DauvO, where we talk about Italian real estate. In this video, you're going to see the second house on my trip to Leverano. You might remember the first trip. If not, check out the video after this video is over. Okay, so we're headed to a second house. She said, well, it's actually just really close to the historical center, but this one is actually outside of it. So that's actually kind of a good thing. Questa è una scala, sì, una scala in comune. Chiudo? Sì. Questa è l'altra casa, quindi noi abbiamo questo spazio, questo androne comune, quindi la nostra proprietà è questa che ha un doppio accesso, che adesso vi faccio vedere. Questa è un'altra esattamente speculare a quella. Okay. Allora, questa è una casa molto grande. E noi la stiamo proponendo perché dà la possibilità di realizzare due distinti appartamentini eventualmente. Perché c'è l'entrata Cioè qua? l'accesso da qui, l'accesso da lì. È una casa che si presenta bene, però ha bisogno di un po' di manutenzione e quindi diciamo qualche piccolo intervento va comunque fatto. Leverano, I noticed I saw a hospital about 5 minutes away. I think it was in a city, I don't remember the name, it started with a C, Cupertino maybe. As far as the vicinity to the beach, it's just like 5-10 minutes or less, depending on which part of Porto Cesario you want to go to. I've been to Porto Cesario. There's a beautiful boardwalk to walk through. It's a lot of movement, especially in the period of vacation, there's a ton of people. And so there's plenty to do in the area, and I don't know if you could ask for more. Leverano itself is a type of community that is just not one of the main touristic sites. So having a place here is more peaceful, and then you have access to everything else when you want. Right before she took off to answer the phone, she mentioned that they were selling this as a property that you could divide into two properties. It has two entrances itself, and it's big enough that you could probably, I don't know, I didn't ask how big, but just seeing this room by itself and seeing how large it is over there, seems like you could make at least two 80 square meter properties. Like other real estate for sale in this area, this house is equipped with original decorative flooring and vaulted ceilings. Now, these vaulted ceilings are those typical of the area, which are shaped like a star. They really are beautiful. Probably one of the best parts about the property. Si cerca di mantenere l'originalità sia della struttura ma anche di quelle che sono le caratteristiche, come anche gli infissi interni. Sì, adesso questo era una struttura di B&B, quindi veniva un attimino un po' affittata come struttura di B&B, questa casa Margherita come la casa della nonna, e quindi poi c'è quest'altra stanza che è quella più grande, molto bella, quindi che riprende un attimino le volte che sono molto alte, quindi sono diverse rispetto a quelle della prima proprietà che abbiamo visto, perché visto sono più alte, sono 8 punte. Qui c'è l'affaccio con il balcone, è un balconcino di affaccio. Qui ti facevo notare la particolarità della facciata con questi elementi in pietra leccese, che è tipica della nostra storia. Ci sono un po' di lavori in corso. Ma quella è una buona cosa, significa... Il paese è molto attivo. Anche qui c'è il discorso dell'accesso al lastricato solare. Ecco, questa è una scala di accesso alle terrazze. Ok, c'è un bagno? Sì, c'è un bagno. Allora, la casa si sviluppa in questo modo, è una casa stretta e lunga, quindi con queste stanze che sono
sequenziali. Abbiamo già visto il bagno? Questo abbiamo visto, qui c'è un piccolo deposito, questo è un piccolo ripostiglio, ci sarebbe la possibilità di fare un secondo bagnetto. Ok, adesso c'è... Sì. E qui queste erano altre due stanze che poi sono state, diciamo, unite, quindi come puoi ben vedere qui è stato tolto il muro ed è stato creato un unico ambiente. Qui abbiamo un vecchio camino, ovviamente bisogna fare dei lavori di ristrutturazione, quindi questo è un angolo cottura, quindi era l'angolo attrezzato per le colazioni, per quando si affittava come bed and breakfast. E qui abbiamo il bagno, che è l'unico bagno della casa, che però diciamo va un attimino un po' ammodernato anche nei colori, perché insomma è un bagno un po' da rifare, diciamo che sì. Ci sono loro che piacciono. Ok. Questo è un vecchio camino, ovviamente, che è funzionante, per cui l'idea sarebbe quella appunto di poter sfruttare i doppi accessi per creare due distinte unità immobiliari anche in un'ottica di investimento, quindi di affitto, questo sicuramente. Il soffitto si può... Praticamente è più basso perché noi abbiamo questo ammezzato deposito che è accessibile attraverso una scala mobile, ovviamente. Puoi togliere il soffitto? Si potrebbe eventualmente sì, sfruttare l'altezza. Okay. Questo sì, sicuramente sì. I personally love when I can see what this wall is made of, especially since you can take the paint and the plaster off and restore it to its original form, giving it a really unique and classic look. Però qui la particolarità è che durante i lavori di stonacatura sono venuti fuori questi particolari affreschi originali, per cui la proprietà ha deciso di mantenere questo l'originale, quindi comunque è stato mantenuto. Anche questi, vedi, sono avvolti, quindi diciamo come struttura avvolta abbiamo questi due ambienti che sono quelli più spaziosi e poi qui invece abbiamo dei tetti piani. I spoke with Adriana about how to divide the spaces, and we decided to close up this wall would split the property in about half and give plenty of space to play around with the floor plans of each of the properties a little bit. This property already having two entrances is a big step forward in splitting these property into two and making it a really nice investment property near the beach. Adriana, grazie. Eccomi, prego. Era appena dall'altra parte di questa palazzina qua, ma sì. non abbiamo parlato del prezzo, mi hai fatto non me l'hai ricordare. chiesto. Hai ragione, è colpa mia, non stavo pensando. Allora è un prezzo molto interessante, perché data la metratura anche secondo me è un buon affare, nel senso che noi stiamo chiedendo 69.000 e quindi per quella superficie che hai visto, insomma, quindi con un po' di lavori potrebbero venire fuori due soluzioni molto interessanti. 79 e 60. 69. 69. Perché in Italia si usa un po' arrotondare i prezzi, quindi invece di 70 abbiamo arrotondato a 69. Ok. Chi sceglie di fare degli investimenti in queste zone, soprattutto anche a Leverano, diciamo lo fa proprio in quest'ottica, cioè nel senso che lo vive magari saltuariamente durante l'anno, durante le ferie, durante le vacanze o durante le festività, e poi a volte lo gestiamo anche come affitto. Possono anche vivere una metà e affittare l'altra, sì, magari ospitare i loro amici o familiari. In inglese si chiama house hacking. Ah, ok. È una frase di più o meno quella che affitta paga il mutuo. Beh sì, anche in Italia c'è questa formula, insomma. Sì. Non ha un nome, si chiama un investimento. No, house hacking che noi suggeriamo spesso, insomma, perché con i tassi anche attuali della banca molto bassi. Sì. E allora, diciamo, è consigliabile fare queste scelte. Sì. Bene.